Ma avete visto che meraviglia di borsa vi ho realizzato? Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona ed oggi vi mostrerò come ho realizzato questa meraviglia, una borsa all'uncinetto completamente lavorata a punto rete con tanto di fodera a sacchetto all'interno. È spettacolare e secondo me ci sono delle probabilità che questa borsa sia il modello di quest'estate 2025. Comunque che ve lo dico a fare? Un altro progetto super facile e veloce alla portata delle principianti. Tra l'altro ho utilizzato i materiali che proprio voi mi avete suggerito su Instagram, se ancora non lo fate. Mi raccomando, correte a seguirmi anche lì. Ma andiamo all'occorrente che è davvero interessante. Pensate che per realizzarlo ho speso soltanto 7,10 €. Ho utilizzato all'incirca 500 grammi di fettuccia in due colorazioni perché una rocca non bastava. Io acquisto questa fettuccia da Teddy, ogni rocca è da 450 grammi, quindi per questo ho utilizzato due colori, ma volendo potreste farla anche monocolore e potreste utilizzare qualsiasi filato, dalla raffia all'aiuta al cordoncino per borse al cotone. Tanto nel tutorial vi do tutti i suggerimenti per adattare il progetto ai materiali che vi ritrovate voi, compresi i manici, ma dopo vi spiego. Spesso nei tutorial dove utilizzo la fettuccia molti mi scrivono ma non è pesante, ma non risulta pesante, perché io di solito utilizzo 500-800 grammi di fettuccia. Allora questa fettuccia nello specifico non è assolutamente pesante, infatti io mi trovo abbastanza bene e continuo ad acquistarla perché non solo non risulta pesante, ma è morbida, scorrevole da lavorare, abbastanza elastica, mi trovo benissimo e quindi io continuerò ad utilizzare questa fettuccia, mi trovo abbastanza bene con questa, quindi perché devo cambiarla? Assolutamente no, finché Teddy fornirà della buona fettuccia io la comprerò e la utilizzerò per i progetti borsa. Ho utilizzato anche una coppia di manici in metallo da 17 cm, li ho presi sempre da Teddy, ma non nel reparto dell'uncinetto o delle borse, perché comunque non c'è un vero e proprio reparto di borse. Questi cerchi vengono impiegati nel fai da te per realizzare acchiappasogni, ghirlande, insomma per creazioni fai da te in generale. Io li ho utilizzati come manici, ovviamente pensando sempre alle borse, e poi qualcuno di voi su Instagram mi ha suggerito ma dai, fai la borsa con quei manici, ce li ho pure io, li ho acquistati pure io, così insomma mi dai qualche ispo, ed eccola qua. Io penso di aver realizzato davvero una meraviglia. Ripeto, se vi ritrovate dei manici da 15, da 14, da 20 cm, non preoccupatevi perché li potete utilizzare lo stesso. Come vi dicevo prima, nel tutorial vi darò tanti consigli per adattare lo schema a qualsiasi materiale, che sia filato o accessori. Poi ho utilizzato anche degli scampoli per andare a realizzare la fodera a sacchetto. Guardate che meraviglia anche questa fodera a sacchetto, super funzionale, non solo bella, che ha sia la fodera esterna ma una doppia fodera interna. In questo caso ho utilizzato uno scampolo a pois, insomma ho utilizzato i materiali che avevo a disposizione. La sua realizzazione può sembrare difficile e complicata, ma vi assicuro che non è così. Per i laccetti ovviamente ho utilizzato la fettuccia, infatti la rocca in blu è avanzata, ce l'ho quasi integra. Ho tanti altri spezzoni, vorrei realizzarci qualche cosa insomma con tutti gli avanzi rimasti. Fatemi sapere se vi può interessare. Adesso vi riporto direttamente al tutorial perché ho chiacchierato un po' troppo. Uncinetto di lavorazione numero 6, come al solito me lo scordo. Come sempre ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per non perderti le prossime novità, i prossimi contenuti qui sul canale, e seguimi anche sui social. A questo punto, sigla! Inizierò la lavorazione all'uncinetto direttamente sul manico e ricoprirò almeno metà manico. Indipendentemente dalle dimensioni del vostro manico dovete seguire lo stesso procedimento, ma è molto importante andare a lavorare un numero di punti multiplo di 3 più 1. Faccio un cappio che tengo sull'uncinetto, prendo il mio manico e vado a lavorare 28 punti, multiplo di 3 più 1, 27 multiplo di 3 più 1, perché ovviamente mi serve un punto in più, visto che andremo a lavorare il punto rete.
28° ed ultimo punto basso. Perfetto, avete visto, ricoperto metà manico. Se utilizzate un manico da 15 o da 20, in ogni caso ricopritelo a metà e seguite il multiplo di 3 più 1, mi raccomando. Questo è l'unico consiglio che posso dare per adattare il progetto, lo schema a quello che andate ad utilizzare voi. Terminata la prima riga facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, giriamo il nostro lavoro, saltiamo 1 e 2 punti e nel terzo punto facciamo un punto basso. E da qui si riparte con l'arco di 5 catenelle. 2, 3, 4, 5. Salto 1, 2 punti e nel terzo faccio un punto basso. 1, 2, 3, 4, 5, salto 1 e 2 punti e nel terzo punto basso faccio un punto basso e continuo così per tutta la riga. Giunti quasi al termine della primissima riga a punto rete, ci rimarranno chiaramente 1, 2, 3 punti. L'ultimo punto basso l'ho già lavorato, faccio le ultime 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, salto 1 e 2 punti e nel terzo punto dell'ultimo faccio l'ultimo punto basso. E questo è il risultato che bisogna ottenere durante la primissima riga a punto rete. Adesso noi continuiamo con lo stesso procedimento, è semplicissimo. Guardate, farete questa borsa super estiva a punto rete in 0,2 praticamente. Proprio da qui, dall'ultimo punto basso, andiamo a lavorare le nostre 5 catenelle. 4 e 5. Giriamo il nostro lavoro e andiamo a lavorare un punto basso proprio nel primo archetto. Guardate che semplicità. Ok, e continuiamo. 1, 2, 3, 4, 5. Archetto successivo, un punto basso. Vedrete che il vostro lavoro diventerà sempre più grande. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Un punto basso nell'archetto successivo. 1, 2, 3, 4, 5, un punto basso nell'archetto successivo. Più facile di così davvero. 3, 4, 5, un punto basso nell'archetto successivo. 1, 2, 3, 4, 5, un punto basso. 1, 2, 3, 4, 5, un punto basso. E giunti al termine anche di questa riga, ovviamente concluderemo con 1, 2, 3, 4, 5, le ultime 5 catenelle e l'ultimo punto basso proprio nell'ultimo archetto. Quindi seconda riga a punto rete completata. Guardate che bellissimo lavoro. Vedete che è leggermente più grande rispetto alla lavorazione della prima riga. Per andare avanti basterà ripetere la seconda riga che abbiamo appena terminato insieme. Ve la mostro un'altra volta. Dopo aver fatto l'ultimo punto basso facciamo le nostre 5 catenelle. 4, 5, si gira il lavoro e si fa il primo punto basso nel primo archetto. E da qui di nuovo 1, 2, 3, 4, 5. Un punto basso nell'archetto successivo. 1, 2, 3, 4, 5. Un punto basso nell'archetto successivo.
Io continuerò in questo modo per questa terza riga a punto rete per altre 31 righe finché più o meno non arrivo a 50 cm di altezza. Io cambierò il colore ogni 5 righe perché credo che una rocca di fettuccia da 450 grammi non mi basti, visto che la borsa sarà comunque grande. Ovviamente voi potreste farla monocolore oppure utilizzare più colorazioni e utilizzare qualsiasi altro filato. Potete utilizzare benissimo del cordoncino da 2 mm, da 4 mm o da 5 mm, insomma potete utilizzare ciò che avete a disposizione. Potete fare il progetto anche in raffia o in juta, insomma vi potete davvero sbizzarrire perché il progetto è di una semplicità unica, non richiede troppe attenzioni né richiede filati particolari. Però vi devo mostrare un passaggio fondamentale: se utilizzate 2 colori o più colori, quando andate a fare il cambio colore dovete fare esattamente in questo modo, altrimenti rischiate di fare una diminuzione ogni qualvolta andate a cambiare il colore. Una volta terminata la riga e fatte le 5 catenelle, andiamo a fare il punto basso nell'ultimo arco e fino a qui ci siamo. Allunghiamo un po' l'asola, prendiamo il secondo colore, inseriamo l'uncinetto in questa asola e nella seconda, esattamente in questo modo. Prendiamo il secondo colore e lo facciamo passare attraverso queste 2 asole. Sfiliamo l'uncinetto, lo inseriamo nel cappio del primo colore, prendiamo il cappio numero 2, facciamo passare il cappio numero 2 attraverso il primo, andiamo a fare le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e poi andiamo a stringere il tutto, quindi andiamo a stringere il primo colore e andiamo a bloccare tutto e il secondo colore. Abbiamo bloccato per bene i 2 filati, poi questi li andremo a nascondere in un secondo momento. Volendo potete anche tagliare il primo colore e proseguire, quindi punto basso, catenelle, punto basso. Mi raccomando, è molto importante, non ditemi che non ve l'ho detto. Amiche ed amici, ho lavorato tutto il mio corpo borsa a punto rete, al momento ho lavorato 34 righe. L'ultimissima riga che completerà comunque il blocco di 5 righe a punto rete lo faremo insieme perché c'è una piccola modifica da fare per fissare al meglio il secondo manico e adesso lo facciamo insieme. Intanto il mio lavoro al momento misura all'incirca 50 cm, ma ovviamente è abbastanza elastico, anche se utilizzate un altro filato del cordino la lavorazione risulta sempre elastica perché comunque abbiamo lavorato il punto rete. La borsa invece è larga circa 34 cm. Ve l'avevo detto che sarebbe stata una borsa bella grande. Qui ho fatto l'ultimo punto basso più una catenella, aggiungo una seconda catenella, giro il mio lavoro, quindi ho fatto 2 catenelle non 5 e vado a fare un punto basso nel primo archetto, 2 catenelle, 1, 2 e vado direttamente nell'archetto successivo. Sto stringendo ovviamente la zona superiore della mia borsa, quindi 1, 2, un punto basso, 1, 2, un punto basso nell'archetto successivo. Se state utilizzando un altro filato, casomai fate 3 catenelle o 4 catenelle, non importa il numero delle catenelle, perché tanto andremo a lavorare sul manico insieme al bordo superiore lo stesso numero di punti che abbiamo avviato all'inizio, quindi 28 punti. 1, 2, un punto basso, 1, 2, un punto basso. 1, 2, un punto basso, 1, 2, un punto basso nel penultimo archetto, ultime 2 catenelle e l'ultimo punto basso nell'ultimo arco. Guardate come ho creato in sostanza la forma del manico. Continuiamo. Faccio una catenella, giro il mio lavoro, prendo il manico e senza fare troppa fatica cosa andrò a fare? Andrò a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante e 2 punti bassi in ciascun archetto di 2 catenelle, tranne che alla fine perché lavorerò 3 punti, ma adesso ci arriviamo insieme. Quindi entro nel primo punto prendendo anche il manico, 1, entro nell'arco di 2 catenelle e faccio 2 punti, 1 e 2, un punto basso sul punto basso, 2 punti bassi nell'archetto di 2 catenelle. È super semplice, continuo così per tutta la riga.
Nell'ultimo archetto andremo a fare 3 punti bassi, perché 2 corrispondono alle 2 catenelle e il terzo corrisponde all'ultimo punto basso finale. 2 e 3. Faccio una catenella e stacco la fettuccia che andrò a nascondere proprio all'interno. Il mio pannello è sul dritto sia da una parte che dall'altra parte. Intanto questo è il risultato del corpo della borsa. Adesso con il pannello sempre sul dritto vado a fare un cappio che tengo sull'uncinetto. Mi aggancio quindi nelle 5 catenelle, il primo arco che abbiamo sul lato, e facciamo un punto basso. Ora facciamo 1, 2, 3 catenelle, un punto basso nell'archetto successivo. 1, 2, 3 catenelle, un punto basso nell'archetto successivo. 1, 2, 3, un punto basso nell'archetto successivo e si continua così fino a terminare tutta la riga, fino a rifinire tra virgolette il primo lato. Vado a fare l'ultimo punto basso nell'ultimo archetto disponibile. Ok, ora faccio una catenella, giro il mio lavoro, automaticamente metterò il mio pannello dritto contro dritto e vado a cucire il primo lato sul rovescio, così una volta che capovolgiamo la borsa il risultato sarà super pulito. Fatta la catenella entro nella metà asola frontale del punto basso e nella asola retro del punto basso che ho di fronte. Quindi lascio le costine interne libere, lo farò anche con le catenelle. Quindi cucitura con l'uncinetto in costa. Entro nella metà catenella, viene naturale entrarci perché comunque, visto che abbiamo il lavoro sul rovescio, abbiamo insomma le asole un po' girate, no? Su se stesse. Quindi 1, 2, e 3. Poi abbiamo il punto basso, quindi facciamo un punto basso in costa e poi di nuovo abbiamo le catenelle e facciamo un punto basso in ciascuna metà catenella che abbiamo. 1, 2 e 3. Qui ho l'ultimo punto basso, quindi costina con costina e poi ho le ultime 3 catenelle. Credo di riuscire a fare gli ultimi 3 punti bassi, quindi 1, 2 e forse termino anche qui, sì. Ok, termino con gli ultimi 2 punti bassi, faccio una catenella, in questo modo abbiamo anche un'ampia apertura, questo margine che ci occorre per aprire la nostra borsa. Stacco qui la fettuccia
che andrò a nascondere tra i punti. Mi raccomando, se avete utilizzato anche voi 2 o più colori, andate a bloccare tutto perché potrebbe sfilarsi, mi raccomando. Metto la borsa sul dritto così vi faccio vedere che bellissima lavorazione. E voilà, guardate, lavoro super pulito, la borsa è meravigliosa, bellissima. Mi piace anche questa lavorazione a costine che abbiamo sul lato. Cucendo in questo modo ho conferito alla mia borsa una bella profondità. Guardate che profondità che abbiamo, circa 6-7 centimetri. Se avessi cucito sul dritto, non solo avrei avuto la cucitura sul dritto, antiestetica a mio parere, la borsa sarebbe stata piatta, completamente piatta. Invece così abbiamo dato una certa profondità, capienza. Le borse non devono essere solo belle a vedersi, devono essere anche funzionali, e questo qui è il risultato. Favolosa. Ora cosa faccio? Visto che ho il lavoro sul dritto, vado a ripetere quello che ho fatto prima. Giro il mio progetto e dal dritto ricomincio proprio dalle catenelle, quindi punto basso, 3 catenelle, punto basso, 3 catenelle, punto basso e così via, finché non arrivo al termine. Automaticamente farò la catenella, girerò il lavoro e mi ritroverò sul rovescio. Capovolgiamo di nuovo la nostra borsa e andiamo ad effettuare quella cucitura. Insomma, dobbiamo ripetere lo stesso lavoro di prima sull'altro lato. E voilà, amiche ed amici, ho cucito i 2 lati come vi avevo detto prima, ho nascosto e bloccato soprattutto tutti i fili in eccesso, lavoro super pulito. A questo punto possiamo capovolgere la nostra borsa riportandola così sul dritto. Ovviamente ci andrebbe all'interno una bella fodera, io direi una bella fodera a sacchetto, ed ecco qui, bella pronta che è fatta. Guardate che spettacolo, basta tirare i 2 lacci ai 2 lati e voilà, il gioco è fatto. Stesse dimensioni della mia borsa ovviamente. Una volta aperta si presenta in questo modo. Ho fatto una doppia fodera, quindi una fodera interna con questo tessuto pois e una fodera esterna in raso sempre blu. Questi sono i materiali che avevo a disposizione e questi ho utilizzato. Quindi una volta messa la fodera a sacchetto all'interno, questo sarà il risultato. Molto 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 bella. Ora non vi mostrerò in questo tutorial come realizzare questa fodera a sacchetto, ma lo farò in un altro tutorial dedicato, così vi mostrerò passo passo come realizzarla. Può sembrare complicato, lo so, ma tranquilli, questa sacca non è così difficile, complicata da realizzare. Ci sono riuscita io, quindi ci riuscirete sicuramente anche voi. Prestissimo ci sarà il tutorial dedicato, sempre qui sul canale. Intanto voi iniziate a realizzare la borsa, così già ce l'avete pronta e poi vi occuperete della fodera. Comunque la borsa misura 35 cm e ha un'altezza da 30 cm, ha anche una bella profondità da 4-5 cm. Insomma, un progetto super estivo, direi, molto molto bello, però rende molto di più con la fodera all'interno, ovviamente. Quindi la sistemo per benino all'interno della mia bag ed è pronta per essere indossata. Non vedo l'ora di indossarla, mi piace troppo. Volendo, a vostro piacere, potreste anche mettere 2 agganci qui per tracolla e indossarla anche sulla spalla, ovviamente a vostro gusto. Io la lascerò sicuramente così. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Fatemi sapere se la borsa vi è piaciuta, vi aspetto giù nei commenti come sempre. Fatemi sapere cosa ne pensate e se proverete a replicarla, ma ne sono quasi certa. Grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia. Vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che riguarda proprio la creazione della fodera a sacchetto che ho realizzato per questa borsa, quindi un altro tutorial imperdibile. Mi raccomando, seguimi anche sui social per non perderti i vari aggiornamenti. Alla prossima, un bacino!